Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Manu The Death, bentornati qua sul mio canale. Oggi vi parlo del Sega Kids Gear, un modello rivisitato che uscì 6 anni dopo quello classico e originale semplicemente chiamato Sega Game Gear e che all'epoca era il vero e proprio antagonista nonché rivale del Nintendo Game Boy in quello che fu la console war delle portatili negli anni 90. Come ci sono arrivati a questo e perché? Beh, forse è meglio partire dagli inizi e mettere un po' di contesto. Sapete benissimo che mi piace farlo. Prima di procedere però concedetemi qualche minuto per parlarvi dello sponsor di questo video. VGP Play è una piattaforma di video streaming che ha la missione di raccontare il mondo dei videogiochi e delle tecnologie tramite i diretti interessati che negli anni ne hanno creato le basi e hanno fatto evolvere questo bellissimo mondo davanti al nostro schermo televisivo. All'interno potete trovare tantissime ore di interviste e contenuti per gli amanti e le curiosità dei videogiochi e dei volti più importanti, andando da capisaldi dell'industria giapponese come Toru Iwatani o Makoto Uchida fino ad arrivare al nostro Made in Italy come la Ready at Dawn di Andrea Pessino. I grandi volti e le incredibili compagnie americane come Trip Hawkins o l'importantissimo Nolan Bushnell con la sua Atari. Ma non solo, ci sono anche interviste a persone come Soyo Oka, un'importante compositrice musicale dell'epoca 8-16 bit, o Charles Martinet, la voce di diversi personaggi famosi di Nintendo, soprattutto Super Mario. E naturalmente anche il mondo degli youtuber come Dr. Game o realtà commerciali come quella di Alessandro per i suoi negozi di retro games chiamati Second Life. Poi se tutto questo non vi basta, sappiate che il team di VGP Play è composto da persone che qua in Italia hanno elevato questo media sia a livello giornalistico che a livello televisivo, come ad esempio Dino Lanaro e il suo passato programma Gamerland o Stefano Gallarini, che dobbiamo praticamente ringraziare per ogni rivista che abbiamo letto nel passato. Ci sono anche grandi doppiatrici italiane come ad esempio Elda Olivieri, la voce italiana della nostra Lara Croft, e davvero molti altri. VGP Play è disponibile in maniera completamente gratuita per piattaforme Apple e Android, oltre a poter essere consultata tramite il vostro browser preferito all'indirizzo vgpplay.com. Basta una semplice registrazione per poter usufruire sin da subito di tantissima cultura e storia videoludica proveniente da ogni parte del mondo. Oltre al classico streaming, la piattaforma mette a disposizione i download di tutti i video, così che li possiate scaricare a vostro piacimento e guardarli quando volete senza consumare dati del telefono. Possono essere ovviamente condivisi sui social ed inoltre c'è una sezione commenti sotto ai video, similmente a quello che si trova su YouTube. Vi ho già detto che è gratuito? Perché oltre a tutto questo ben di Dio non saprei come altro convincervi se non quello di andare sugli store, scaricare l'app ed iniziare subito a guardare i suoi contenuti. Ringrazio Nicola Pisano e il team di VGP Play per questa bella collaborazione e detto questo possiamo procedere con il video principale. L'originale Sega Game Gear venne commercializzato in Giappone alla fine del 1990 ed arrivò in America ed in Europa verso il 1991. Noi italiani, nati tra gli anni 70 e 80, super appassionati di cartoni animati giapponesi, sicuramente ce lo ricordiamo molto meglio di tanti altri. L'universo Sega è stato onnipresente durante quegli anni in cui andava in onda il famoso programma televisivo chiamato Bim Bum Bam. Tra un cartone animato di Ghostbusters, Tartarughe Ninja, Batman, Holly e Benji, Scuola di Polizia e tanto altro, nel mezzo venivano spesso presentati degli spezzoni pubblicitari inerenti ai videogiochi di questa compagnia, tra Master System, Mega Drive e Game Gear. Moltissimi di noi scoprirono così l'universo del Porcospino Blu, la sua console ed i suoi giochi. È stata una grande rivale di Nintendo, ma che nonostante avesse uno schermo retroilluminato e a colori, che vi posso garantire che a quell'epoca era fantascienza, cioè su Game Boy abbiamo avuto la retroilluminazione a colori solamente quando uscì il Game Boy Advance SP, cioè stiamo parlando di 13 anni dopo. Però la durata della batteria era molto scarsa, le pile
portatile, tra l'altro allora costavano tantissimo, non aveva avuto un grande supporto da parte degli sviluppatori di videogiochi di terze parti, ma soprattutto il Game Boy si portava dietro i più grandi successi provenienti dall'epoca Nintendo NES, tra le sue saghe e IP più storiche come Contra, Mario, Zelda, Castlevania, insomma tutto quello che vi viene in mente in quel periodo di successo a 8 bit. Impossibile competere ad armi pari, per non parlare poi dell'ultimo periodo Pokémon, che è stato poi quello che ha messo definitivamente una pietra sopra nei suoi ultimi anni di vita. Con l'arrivo del Sega Saturn tra il 1994 e il 1995, Sega decise di rivedere i suoi piani commerciali dividendosi in due strade. La suddivisione americana propose una nuova console portatile chiamata Sega Nomad, che seppur non era ideata né per rimpiazzare il Game Gear né per creare un suo successore, volle proporre al pubblico americano una versione portatile del Sega Mega Drive che, arrivata a quel punto, aveva già una grossa schiera di affezionati e una bella vasta libreria di videogiochi. La suddivisione giapponese invece non aveva nessuna intenzione di creare un successore ed immagazzinò tutte le sue risorse e il suo tempo per concentrarsi sul nuovo arrivato, il Sega Saturn. Fu in quel momento che Sega decise di spostare il progetto Mercury, ovvero il nome che avevano dato inizialmente al Game Gear, alla suddivisione che si occupava di giocattoli, ovvero la Sega Toys Corporation. A quell'epoca la suddivisione si chiamava ancora Sega Yonezawa, perché Sega nel 1991 acquisì la Yonezawa Toys, che allora era una compagnia, era la più grossa compagnia sviluppatrice e produttrice di giocattoli in Giappone, che resisteva ancora dai trascorsi della seconda guerra mondiale e aveva iniziato proprio verso la fine di quei periodi. Il Game Gear venne rinominato Kids Gear e tutto questo nacque da un'idea di voler riproporre questo prodotto ad un pubblico più giovanile che si aggirava dai 6 ai 14 anni. Uscito in Giappone a marzo del 1996, il bundle di Virtua Fighter Mini è anche stato l'unico che poi alla fine è uscito in commercio, perché l'idea non era solo quella di poterlo proporre ad un pubblico più giovanile, ma volerlo accostare e brandizzare a personaggi, anime o a saghe famose di quel periodo, e guarda caso giusto in quella situazione Sega aveva appena rilasciato l'anime di Virtua Fighter, che tra l'altro mi ricordo perché arrivò anche da noi in Italia, mi ricordo ancora le VHS in edicola. Insomma, era un'occasione perfetta per fare questa combo, questo bundle di un IP ovviamente di Sega e che quindi non richiedeva sborsi di denaro, insomma il pagamento di licenze, insomma era una cosa già fatta e preconfezionata ed era ottima come inizio. Anche se la spesa per le licenze è una cosa che avrebbero poi pianificato per i modelli successivi. Infatti era in progetto una versione brandizzata a tema Disney che raffigurava Topolino e Minnie e che avrebbe portato con sé un nuovo gioco, probabilmente a tema sportivo, visto che Topolino indossa dei pattini, ma è solo speculazione, perché infatti né questo modello né il gioco arrivarono mai in commercio. Sulla confezione di questa bellissima scatola con questa grafica veramente stupenda, mi piace un sacco, sono elencati i contenuti interni. C'è ovviamente la console e la cartuccia di gioco di Virtua Fighter Mini. Sul retro sono anche elencati gli accessori compatibili con questo Kids Gear. Dopo lo vedremo meglio, ma in sostanza il Kids Gear è un Game Gear mascherato, almeno per quanto riguarda l'hardware. Infatti molti dei suoi accessori erano compatibili e viceversa con il Game Gear normale. Ovviamente all'interno ci sono le istruzioni, il cavo link di collegamento incluso per più che altro sfruttare la features di questo nuovo gioco, ovvero poterci giocare con altri giocatori, con altri Game Gear, insomma una cosa che si poteva fare anche con altri giochi. Poi c'è ovviamente la cartuccia di gioco che ha una nuova grafica, ha una colorazione più scura rispetto alle cartucce normali del Game Gear. Difatti questo è molto più nero, mentre quelle del Game Gear classico sono più sul grigio. E ovviamente c'è la console, che poi adesso la compareremo anche con un Game Gear normale. Esteticamente è molto bella, mi piace un sacco, ricorda appunto il Game Gear anche se in gran parte non lo è. Eccoli qua, messi a confronto, quindi crociera un po' più piccola,
i tasti simili anche se non sono più concavi come quello originale, e il tasto start è stato cambiato. La parte frontale inoltre ha una disposizione diversa, insomma la forma è ovviamente diversa, ma non ha più quel classico coprischermo originale che avevano tutti i Game Gear. È stato rimosso e lo schermo è stato, diciamo, più inserito all'interno, è stato fatto rientrare di qualche centimetro per evitare magari qualche danno, qualche graffio. Insomma, hanno voluto risparmiare non aggiungendo questo coprivetro che sì, era comunque in plastica ma era molto resistente. Qui invece non lo hanno inserito. Nella parte superiore c'è ovviamente le solite cose, le solite porte, quindi accensione, inserimento della corrente con l'alimentatore esterno, il jack delle cuffie, la porta esterna per utilizzare il cavo link e la regolazione del volume. Anche qui a lato c'è la stessa cosa, ovvero c'è la regolazione della luminosità dello schermo, e qui sotto direi praticamente identici. Sul retro non ci sono molte novità, si assomigliano moltissimo, a parte che il Kids Gear si chiama ovviamente Kids Gear. Ha già incluso questo stand che era spesso utilizzato per metterlo in questa modalità table, da poterla guardare più comodamente quando si utilizzavano gli accessori tipo il TV Tuner Pack o semplicemente giocare più comodi. E bene o male le differenze sono queste, a parte ovviamente l'estetica, perché appunto internamente, come ho detto, il Kids Gear è esattamente un Game Gear di hardware tale quale, infatti è compatibile con tutti gli accessori e praticamente tutti i giochi. Non mi metterò ad aprirlo per farvi vedere la motherboard, ma il Kids Gear ovviamente ha i problemi che hanno tutti i Game Gear durante gli anni, che hanno perso, diciamo, la loro capacità di funzionare come erano stati progettati, alias i condensatori sono andati a farsi benedire, e quindi anche i Kids Gear hanno bisogno di essere smontati e di avere i condensatori sostituiti. La qualità dello schermo è esattamente identica ad un normalissimo Game Gear, con tutti i pregi e difetti di quell'epoca, che erano incredibili avere dei portatili a colori retroilluminati, ma ovviamente lo schermo non era di alta qualità, tantissimo effetto di ghost, insomma una definizione terribile, un sacco di tearing, insomma non era uno schermo ovviamente paragonabile a un LCD, però ce lo facevamo piacere, insomma, a quell'epoca. Il Kids Gear, come dicevo all'inizio, è ovviamente compatibile con tutti i giochi originali classici del normalissimo Game Gear. Il Kids Gear non ebbe un particolare successo e nel suo breve ciclo vitale, che durò meno di un anno, arrivarono solamente 9 giochi dedicati a questa versione. Nonostante il Kids Gear fosse benissimo in grado di leggere tutti i giochi normali del classico Game Gear, di suo non aveva molto di appetibile che lo rendesse particolarmente unico, se non il suo design e il suo branding. Questo è un esempio di come i giochi venivano proposti al pubblico, di come venivano commercializzati in questa bella confezione, tra l'altro identica a quella che veniva usata per i nostri giochi in versione PAL, naturalmente di grafica diversa, con scritte diverse, ma di forma praticamente identica, inclusa la stessa linguetta che si utilizzava per appendere i giochi sugli scaffali o nei negozi. Si erano distanziati moltissimo dalla loro classica versione giapponese delle scatole di giochi per Game Gear, che erano sempre fatte in questo modo e avevano usato questo formato per differenziarsi anche dal punto di vista delle confezioni dei giochi. Io negli anni ho preso solamente questo perché avevo trovato, tra l'altro, ad un prezzo stracciatissimo in uno dei miei viaggi in Giappone, ma ci sono ovviamente altri giochi che dopo vi elencherò. Questa comunque è la confezione dei classici giochi, con la classica vaschetta in cartone. Dentro ci sono varie cose, istruzioni, c'è addirittura un grosso volantino dove spiega un po' i giochi del Game Gear in generale e racconta anche un po' brevemente il gioco e le mosse, insomma una specie di foglietto introduttivo alle mosse e al gioco in generale. Poi c'è ovviamente il solito
libretto di istruzioni colorato, molto bello, molto esplicativo, con le mosse al dettaglio, e la cartuccia di gioco nella sua vaschetta di cartone. E la cartuccia è esattamente la stessa che abbiamo visto prima. Gli altri giochi che arrivarono sotto questa nuova veste furono due titoli sempre inerenti all'universo di Virtua Fighter, ma che facevano parte della subserie Portrait, che erano usciti anche su Sega Saturn e che in sostanza erano delle collane di fotografie e piccoli filmati dei vari personaggi della serie. Su Kids Gear arrivò quello di Akira Yuki e quello di Pai-chan. Oltre ad alcune fotografie che in parte utilizzavano dei rendering in 3 dimensioni, durante lo scorrimento delle immagini sullo schermo era possibile interagire in piccoli giochi, come ad esempio spaccare delle tavole con le mani o imitare le ombre di una statua, e tanti altri microgiochi analoghi. Arrivò un titolo di un personaggio molto popolare tra i ragazzini giapponesi, Doraemon con il suo Waku Waku Pocket Paradise. Questo gioco includeva una piccola selezione di minigiochi popolari, come ad esempio lo storico gioco di memoria dove bisogna accoppiare le figure o seguire il percorso giusto di una corda per prendere l'oggetto desiderato. La storia racconta di Nobita che fa esplodere della dinamite e i suoi amici vengono scaraventati in mondi fantasiosi, dove bisogna fare questi minigiochi e molti altri. Piuttosto carino da giocare, e certi giochi sono davvero bizzarri, classici nello stile dello storico manga e anime giapponese. Non poteva ovviamente mancare un gioco di Sonic per questo nuovo rebrand, anche se, esattamente come Virtua Fighter Mini, questo nuovo gioco chiamato G-Sonic arrivò anche da noi in Europa sotto il nome di Sonic Blast e per il normalissimo Game Gear che tutti noi conosciamo molto bene. La versione giapponese però si differenziava sotto alcuni aspetti rispetto alla versione europea e americana. La storia infatti era diversa da Sonic Blast e raccontava che il dottor Robotnik avesse colpito lo smeraldo del caos facendolo frantumare in 1000 pezzi, anziché aver creato l'ennesima arma di distruzione come era solito fare nei giochi precedenti. Al di là di questo, il gioco comunque rimane bene o male lo stesso, un bellissimo platform a 2 dimensioni con protagonisti Sonic e Knuckles. In questo gioco oltretutto Sonic ha anche un doppio salto in aria, una novità per la serie all'epoca. Vennero poi pubblicati 2 giochi simil Tamagotchi e Nintendogs per i nostri amici pelosi e baffuti dalle orecchie a punta. Uno chiamato Neko Daisuki e l'altro Pet Club Inu Daisuki. Proprio come in questi classici giochi di simulazione, bisognava prendersi cura del proprio animale, dargli da mangiare, interagire, giocare con lui, eccetera eccetera. L'unica scelta da farsi era quella se si preferiva avere un cane digitale oppure un gatto. Maya, se ci puoi dire qualcosa su Neko Daisuki? Per Kids Gear io non l'ho giocato, se vuoi dire tu qualcosa a chi ci sta guardando. Parla adesso o taci per sempre. Ok. Un po' inaspettatamente arrivò anche il bellissimo Panzer Dragoon Mini, oggi una vera e propria rarità nel parco titoli del collezionismo del Kids Gear. Questo esclusivo capitolo, che non arrivò al di fuori del Giappone, aveva cercato di riportare la stessa esperienza dei giochi usciti principalmente su Sega Saturn, ma in modalità portatile, rimanendo di fatto anche questo un action sparatutto su binari. Il titolo era ovviamente minimizzato moltissimo rispetto alle controparti 3D delle console da casa, non aveva una storia da raccontare e i livelli erano pochi e poco variegati, seppur includevano i classici boss finali di fine livello. Naturalmente era impossibile trasferire tutto quello che il gioco originale aveva gettato come base, ma tutto sommato rimase un interessante esperimento per una saga che negli anni non ha avuto moltissimi giochi, seppur molto amata tra chi se lo ricorda. Infine arrivò Puzzle Bubble, un grande classico delle sale giochi e del periodo Neo Geo abbinato ai giochi Taito. Questo action platform aveva bene o male, a parte ovviamente la grafica, un po' tutto quello che si trovava nella versione arcade del primo gioco, incluso la possibilità di giocare in 2 utilizzando il Link Cable. Questa console non era mai stata ideata come un prodotto di successo. Sega infatti non si era imposto particolari guadagni o aveva stabilito degli obiettivi specifici per quanto riguardava le vendite. Aveva semplicemente voluto vedere se questa console avrebbe potuto avere un seguito sotto nuove vesti, dato che appunto la compagnia non aveva più intenzione di proseguire sulla scia di queste console portatili. Insomma, un progetto fallimentare non tanto diverso da quello che magari Nintendo fece con il suo Virtual Boy
o Sony con la sua PlayStation Vita. Beh ragazzi, a questo punto sono curioso di sapere qua sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questo Kids Gear, se lo avevate mai sentito, lo avevate mai visto, magari siete anche tra i fortunati che hanno acquistato all'epoca buona, all'epoca d'oro del retro gaming, giochi come G-Sonic o Panzer Dragon Mini. Io sfortunatamente non l'avevo fatto perché ho troppi interessi, cioè per comprare tutte le cose che veramente vorrei avrei dovuto triplicarmi in questa vita, ma al momento non è possibile farlo, pertanto non li avevo comprati e sì, oggi potrei farlo, ma sono giochi che non ti regalano di certo e ci sarebbe da spendere delle cifre abbastanza importanti che preferisco spendere per altro, però sono giochi che mi piacerebbe sicuramente avere in collezione, ma anche da giocare e provare. Beh, ho detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sempre sapere qua sotto nei commenti, ricordatevi di iscrivervi e di lasciarmi un like. Vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo il prossimo giovedì sempre alle 18 con un altro video. Ciao ragazzi.